Ciao a tutti e bentornati su White One Racing. Oggi, come al solito, affronteremo argomenti antichi. Abbiamo gli impianti a puntine delle Vespe Large. Questo qui è una sprint veloce, in particolare, ma è come il TS, e questo è un PX a puntine con le frecce. Allora, eccoci qui con i nostri vecchi statori a puntine. Intanto una panoramica generale. Cosa ha fatto la Piaggio? Partendo dalla sprint veloce GTR TS. Anche nei modelli precedenti c'erano impianti elettrici molto simili come statore, anche la GL, il VBB, però c'erano alcune differenze nell'impianto. Adesso parliamo delle Vespe più comuni, fine anni 60, tutti gli anni 70. Dunque, qui abbiamo 3 volani e 3 statori. Questo qui che ho in mano adesso non vuol dire niente questa differenza di forma, questo è stato alleggerito, ma io vi volevo solo far vedere il cono. Gli statori sono identici, questi due statori. I volani cambiano perché a un certo punto la Piaggio è passata dal cono 17 al cono 20, con un grande miglioramento perché i coni piccoli tendevano a schiavettare. Ma l'impianto elettrico è rimasto lo stesso. Io vi faccio vedere questo solo per l'evoluzione, però in realtà i due statori sono identici. I volani non sono intercambiabili unicamente per la differenza del cono, però il posizionamento della camma che muove le puntine è identico. Quindi adesso questo lo togliamo di mezzo perché è uguale agli altri, ma era solo per farvi vedere. Veniamo a questo. Dunque questo impianto elettrico, ecco, il volano ve lo faccio vedere anche dall'altra parte, e in particolare stava su una sprint veloce, una delle ultime sprint veloci del 77, però è identico sul TS da un certo punto in poi, gli ultimi TS comunque anni 77, e sui primi PX, cioè sul PX senza frecce. La particolarità è che appunto il cono è grande, quindi c'è il cono 20 dell'albero. E sono i volani questo tipo di volano a puntine è piuttosto raro perché è stato in produzione poco tempo. Comunque passiamo allo statore. Questo statore ha 3 bobine e una sola bobina ha in comune una parte dell'impianto elettrico e l'alimentazione dell'accensione, ed è questa il cui positivo va a finire alla puntine. Tra l'altro questi modelli qui, tutti questi modelli, hanno l'impianto elettrico montato in maniera che sia cortocircuitato a luci spente, quindi è diviso in 3 rami. Prima di affrontare la parte che riguarda l'accensione parliamo anche di come funziona lo statore per quanto riguarda le luci. Quindi c'è una bobina che alimenta lo stop, una bobina che aumenta un avvolgimento che alimenta le posizioni e un avvolgimento che alimenta la luce principale, il faro e il proiettore anteriore. Questi avvolgimenti sono comuni alle 2 bobine, cioè ce ne sono, quello delle luci principali vede coinvolte 2 bobine, quella che alimenta l'accensione e un'altra. Comunque questi sono dettagli che vi complicano solamente il ragionamento. Diciamo che ci sono tre generatori differenti, per cui ogni generatore viene cortocircuitato quando il relativo interruttore è spento, quindi quando il pedale del freno è alzato viene schiacciato un interruttore che cortocircuita la bobina che fa capo al filo azzurro, questo, che è quella che alimenta lo stop. Quando si preme il pedale dello stop viene aperto il circuito e la corrente, anziché essere scaricata a massa, passa attraverso il filamento della lampadina e lo rende incandescente. Lo stesso vale per le altre luci, quindi il filo verde fa capo alla luce del proiettore, alla lampada 6, 25, 25, che appunto viene cortocircuitato quando il faro è spento,
oppure se il faro è acceso può essere commutato su uno o sull'altro filamento. Il giallo alimenta le posizioni e la luce dello strumento e la spia che sta sopra il manubrio, quindi sono 5 watt davanti, 5 dietro e poi 2 o 3 watt per le altre due lampadine, illuminazione strumento e spia. La potenza delle lampadine è importante perché l'alimentazione di questi impianti sono 6 volt nominali, ma solo perché con quelle lampade da 6 volt si stabilisce un equilibrio tra l'assorbimento di corrente e la resistenza interna delle bobine che ne impedisce il passaggio oltre un certo limite. Alla fine, se si montassero tutte lampadine a 12 volts, più o meno la luce emessa sarebbe la stessa, perché si stabilirebbe un altro equilibrio, visto che qui non c'è regolatore. Quindi quello che conta è l'assorbimento, cioè il carico. Se le lampadine tendono a fulminarsi entro certi limiti, si può aumentare la potenza delle lampadine stesse per abbassare la tensione a limiti tollerabili. Quindi se si brucia una lampadina, per dire si brucia la posizione anteriore e la luce dello strumento, molto facilmente salteranno presto anche la spia delle luci di posizione e la posizione posteriore, perché risulteranno alimentate a una tensione troppo elevata, visto che l'assorbimento cala. Questo per quanto riguarda appunto le luci, e questo discorso vale sia per questa serie qui degli anni 70 GTR Sprint Veloce e TS, sia per quanto riguarda i PX senza frecce, tutti allo stesso modo funzionano. Veniamo ora alla parte che riguarda più da vicino il funzionamento del motore, cioè il sistema puntine, condensatore, bobina. Di che cosa si compone? Di un avvolgimento di questa bobina, che è il generatore, del ruttore, le puntine si chiamano ruttore tecnicamente perché interrompono il circuito, del condensatore e della bobina ad alta tensione che sta all'esterno. Le puntine fanno sì che la scintilla scocchi nel momento in cui si aprono, quando la camma del mozzo del volano comincia a farle aprire appoggiandosi su questo pattino in fibra. L'apertura deve essere rapida, più è rapida l'apertura, più rapidamente varia il flusso nel primario della bobina, più è elevata la tensione che si ha tra gli elettrodi della candela. Però c'è un limite, nel senso che se l'apertura è rapida oltre un tot, poi diventa eccessiva e le puntine tendono a rimbalzare. Questo particolare problema è molto evidente su questi impianti qui, che sono ottimi, e questi impianti di TS, GTR, Sprint Veloce, primissimi PX, è un ottimo impianto puntine, sicuramente molto migliore dei PX con le frecce, di quello che hanno adottato dopo, che è veramente forse il peggiore che ha fatto la Piaggio. Solo che questi impianti hanno una particolarità, cioè che le puntine hanno una certa inerzia, quindi perché il motore funzioni regolarmente vanno regolate piuttosto vicine, cioè quello 0,40 mm di apertura è il limite massimo, funzionano bene tra 0,30 e 0,40, oltre 0,40 superato un certo regime potrebbe tendere a scoppiettare perché tendono a rimbalzare, cioè le puntine non seguono più il profilo della gamma e quindi tendono così a sfarfallare, se si può usare un termine tipico dei motori a quattro tempi riguardo alle valvole dei motori a quattro tempi, però è proprio questo che accade. Quindi importante regolare le puntine a un'apertura ragionevole, intorno all'inizio 0,40, anche 0,45 nella prima accensione, perché poi si assestano subito, perché il pattino si consuma, per cui bisogna fare un giretto di qualche chilometro, rivederle, dopo ad assestamento avvenuto stanno ferme per un bel pezzo, mantengono la regolazione. Importantissimo il feltrino, questo feltrino qua, nei forum vedo che la gente dice le cose più strane, che mantiene pulito, fa chissà che, questo qui serve solo a lubrificare, a mantenere lubrificata la gamma, perché altrimenti il pattino si scalda e si consuma subito.
ci va messo, va umettato di olio, un po', e va fatto ogni tanto. Questo qui permette al pattino delle puntine in fibra di durare molto e le puntine rimangono regolate giuste, l'anticipo non varia e tutto funziona per il meglio. A proposito, l'apertura delle puntine influenza tantissimo l'anticipo, tantissimo. Puntine più aperte è uguale motore più anticipato a parità di posizione dello statore, quindi aprire di più le puntine significa anticipare di diversi gradi. Come pure se sono troppo chiuse il motore risulta ritardato. È facile fare una prova, si vede subito, cambia proprio il rendimento, il tipo di funzionamento, a parte il problema di sfarfallamento che ho detto prima, però cambia il motore perché cambia l'anticipo. Condensatore, questi statori qui hanno un condensatore originale, questo sta in questo punto, viene fissato con la vite e è un condensatore che andava bene in passato, adesso vanno meno bene perché siccome è andato fuori legge il dielettrico, nei condensatori moderni ce ne sta uno che è meno efficace, quindi normalmente durano poco. Io tendo a metterlo fuori, cioè il consiglio che do è di porre il condensatore fuori vicino alla bobina preso in un lamierino in maniera che faccia massa ma sia accessibile e facilmente smontabile. Possibilmente usare condensatori di fondi di magazzino della Special vanno benissimo, se no anche della Fiat 500 si possono usare. Passiamo al Pix con le frecce. Vi presento il peggior impianto di accensione che ha fatto la Piaggio. Questo va malissimo, io non so, probabilmente a Vespe nuove funzionavano discretamente, però adesso sono i più difficili da far funzionare, specialmente se si intende usarlo col condensatore originale, che tra l'altro adesso non ho sotto mano. Il condensatore, che è un condensatore stretto e lungo che va in calza in questo foro qui. Adesso non ne ho uno qui vicino a me, però invece questo impianto può funzionare discretamente se viene utilizzato con un condensatore esterno di quelli che ho detto prima. Anzi, in quel caso l'impianto funziona anche benino. Il problema è il condensatore, che è sottodimensionato. Queste puntine non hanno i problemi di inerzia delle altre e questo è l'aspetto positivo, cioè questo tipo di puntine qui non rimbalzano come quelle del TS, per cui si possono regolare in maniera più tranquilla, possono essere anche un po' più aperte e non danno quei problemi. In questo caso l'impianto delle luci è normale, cioè questa bobina qui alimenta le puntine, il condensatore e la bobina esterna, invece le 4 bobine sono identiche allo statore del Pix elettronico, sono in serie e l'impianto è normale, cioè tutto un circuito in cui i vari circuiti i vari sottocircuiti sono aperti nel momento in cui l'interruttore è su off, quindi l'impianto può lavorare con tutti i carichi in parallelo e non separati come l'altro. Questi due volani hanno lo stesso cono, ma non sono compatibili, cioè montano ma poi il motore non risulta fasato giusto perché le puntine sono posizionate diverse, quindi l'anticipo non tornerà mai. Altra precisazione importante: questo volano, che è il volano del PX a puntine, c'è il tappo e c'ha la gamma qui, fa funzionare anche lo statore elettronico, cioè se lo montate sullo statore elettronico c'è scintilla, peccato che risulta anticipato in una trentina di gradi, quindi attenzione a fare esperimenti perché i motori si sfasciano. Siamo andati un po' veloci, ma le cose da dire erano molte. Faremo presto un'altra puntata sugli statori a puntine delle Vespe Small, in particolare primavera in confronto alla Special. Per ora arrivederci a tutti su White War Racing. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.